Bentornati amici carissimi al vostro consueto appuntamento con il commento su Il Dio Indifferente, il nuovissimo libro di Erickson che è il primo della trilogia del Testimone. Mi raccomando, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e condividete questo episodio. Vamos a empezar! Rand ha deciso di raggiungere la madre al Lago d'Argento e si farà accompagnare da Delas Fana e da Peck-Gild, figlia di Byroth e Daelis. Si forma di nuovo un trio di figli dei razziatori Yurid di un tempo. Come reagirà Ileid a un affronto del genere? Se il giovane mezzosangue se ne va, sfuggirà al suo controllo? È determinato a tornare a casa per difendere la mamma dall'attacco dei Templor, oppure dall'inondazione. Ormai è consapevole che la donna è ancora viva e ha bisogno del suo intervento perché lui è l'unico che le vuole davvero bene. Per la prima volta un Divers ci racconta cosa significa essere un mutaforma e com'è trasformarsi. A quanto pare la forma animale è molto semplice da raggiungere, basta lasciarsi andare ai propri istinti. È per restare umani invece che devono sforzarsi e rimanere concentrati. Anche in forma umana avvertono sempre i loro molti cuori battere dentro di sé. Inoltre il capobranco può spostare la propria mente a piacimento nei corpi che controlla. Trovo davvero utile e interessante questa spiegazione perché è un punto di vista completamente nuovo e molto dettagliato che va ad aggiungere un ulteriore spessore alle informazioni che già avevamo a riguardo. Pensate di rileggere La dimora fantasma o Il cacciatore di ossa con questa nuova prospettiva. Due libri in cui Solteken e Divers incidono un sacco nella narrazione. Passiamo oltre, il gruppo di Rand parte. Gower però si è distaccato dagli altri per trovare la propria dea. Cagna da guerra gli consiglia di seguire il giovane mezzosangue e di essere pronto a intervenire rapidamente nei suoi confronti quando verrà il momento. E poi giace con lui in un amplesso animalesco che fortunatamente non vediamo. Devo dire che la scena però mi ha divertito. Peck-Gild, con pazienza e molta tenerezza, tenta di far superare a Rand il trauma della violenza che ha subito dalla madre. Una scena particolare e molto d'impatto che tratta un tema così delicato, la violenza su un bambino. Mi ha molto toccato questa umanità emersa nella ragazza Templor, una caratteristica che non mi sarei di certo aspettato da una donna che appartiene a una razza che ha fatto dello stupro e della violenza un vero e proprio stile di vita. Ileid trova la cittadina di Muthra già evacuata, come probabilmente lo è anche Bringasfus. Eppure si vede in lontananza un esercito in avvicinamento a contrastare l'avanzata dei Templor. Chi saranno? La descrizione fisica di Ileid è impressionante. Viene presentato come un semidio, un Templor degno del titolo di condottiero. Fa paura. Il piano è di proseguire verso sud. Combattere sì, ma senza fermarsi perché il disastro naturale è vicino. Ci sono 8000 Templor qui. Com'è possibile? Com'è possibile così tanti? Mai avrei pensato a numeri del genere mentre leggevo La Casa delle Catene. Anche gli alleati non scherzano, 2000 selvaggi, numeri assurdi. Mi sembra impossibile che qualcosa o qualcuno possa fermare la loro avanzata. Da una parte quindi mi stupisco di questi numeri roboanti e dall'altra mi chiedo come si possa contrastare una forza così imponente. Ma ancora prima di poter cercare una risposta a queste domande e soprattutto prima che riesca ad accorgermene, la battaglia è già iniziata. O meglio, la carica dei Templor è iniziata. Mine esplodono ovunque fermando quella carica terribile. Sono sconcertato. E ancora di più da quello che succede dopo. I fanti di marina sono corsi incontro al nemico per tentare di salvarli dall'inondazione che giungeva alle loro spalle. Com'è possibile? Qui veramente mi ha spiazzato totalmente l'autore con questa scelta. Innanzitutto non mi sarei di certo aspettato di trovare l'onda d'acqua così terribile, veloce e distruttiva, ma soprattutto così vicino, alle spalle dei Templor mentre attaccano. Wow! Molto cinematografica. Beh, poi i Marines che corrono loro incontro. Prima li falciano totalmente con le munizioni sepolte sotto il terreno e un attimo dopo si adoperano per tentare di salvarli. Daelis prima e la ricognitrice del nodo luminoso poi ci raccontano le fasi della battaglia contro l'acqua e entrambe non si spiegano il motivo del sacrificio dei Malazan.
Sono stupefatto, ho letto tutto d'un fiato non credendo a ciò che stavo leggendo. Sembra follia, ma è anche cruda umanità. Ancora una volta Erickson affoga le mie convinzioni, annega ogni differenza tra popoli e razze con una scena da panico. Devo ancora elaborare. Dalis e molti altri muoiono sotto quell'onda terribile e non c'è scampo per nessuno. Che senso ha avuto il sacrificio dei maghi Malazan che hanno tentato di salvare gli altri? Sono morti comunque, ma sono morti da eroi, sacrificando loro stessi nel tentativo più alto, quello di salvare l'altro, il diverso, la fazione dei loro piuttosto che dei noi. È troppa roba per me tutto questo. Torniamo indietro di 2 giorni e spostiamoci al lago d'Argento, dove i Templars sono già arrivati e i pochi fanti di marina devono cavarsene con quello che hanno, mine e spavento. La decimazione del gruppo di nemici mette a dura prova gli animi dei Marines. Come dargli torto, in effetti, è uno spettacolo terribile nonostante questi avessero tutta l'intenzione di farli fuori. I Malazan soffrono moltissimo per le azioni che sono costretti a fare per non soccombere. Mi sembra di vedere molta più umanità in queste battaglie rispetto ai libri precedenti. Che ti succede, Steven? Comincia a invecchiare, eh? Per carità, ci sta. Anzi, questa esplorazione profonda dell'animo umano in una situazione così angosciante è molto toccante. Inoltre, ci sono decisamente molti più maghi rispetto a quello a cui eravamo abituati, perché metà o più dei soldati sa usare la magia, che sia dovuto ai nuovi canali di Carium. Sta arrivando in città il pugno Sevit con 2000 soldati, ma manda avanti via canale 3 squadre guidate dal sergente Bella Nom di Darushistan. Ah, che bello rivedere il Daru, mi ero affezionato a lui nei Segugi. Dai, forse con i rinforzi i nostri eroi avranno una possibilità. Balk chiede un incontro a Rude, mentre i rinforzi danno manforte alle squadre. Balk chiede di annullare l'accordo con i Malazan per perseguire un contratto precedente e Rude accetta. Finalmente vediamo tornare Holmes e ora si spiega dove fosse stato, a chiamare i rinforzi chiaramente. Infine Spindle si fa portatore dell'ultima richiesta di una Templor morente, radere al suolo la città. Che dire, questi Sanid avevano motivazioni piuttosto flebili per attaccare i soldati, piuttosto ne avevano di importanti nel distruggere quella cittadina che li ha resi schiavi. La battaglia qui è stata impari, nessun soldato ferito, nessun morto, ma centinaia di assalitori morti o esplosi. Steven, tutto bello, ma rendiamolo un po' più credibile, dai. E lo dico da adoratore di questi fanti di marina, mi piacciono un sacco, ma come posso pensare che centinaia, migliaia di Templor e selvaggi muoiano contro una ventina di Malazan se questi sopravvivono tutti illesi? Comunque voglio soffermarmi sul lato emotivo di queste scene, su di me hanno avuto un effetto devastante, proprio come le mine esplosive. Dopo aver finito un pacchetto intero di fazzoletti direi che possiamo salutarci, forse è meglio. Ditemi la vostra nei commenti e ricordatevi di me quando andrete in chiesa. Ma noi ragazzi ci vediamo giovedì, sapete? Oh yes! Perché ho in serbo per voi una nuova e frizzante recensione Dark Fantasy. Non perdetela, eh! A presto gente!